Finalmente manca solamente un giorno alla presentazione della nuova Ferrari 2024 e nel video di oggi voglio fare un recap generale di tutte le soluzioni tecniche che vedremo sulla nuova Ferrari e che abbiamo visto sulle nuove auto di Formula 1 2024. Abbiamo detto più e più volte che tutti i team stanno andando nella direzione di Red Bull e questo è vero, l'abbiamo visto con le vetture svelate finora, ma in questi giorni vedremo le nuove macchine dei top team, specialmente di Ferrari, Mercedes e Red Bull, e loro sì che mostreranno delle soluzioni innovative che non abbiamo mai visto finora. Sappiamo nello specifico che la SF24 sarà per il 95% diversa rispetto all'anno scorso, come ha confermato Vasseur nella pausa invernale, e quindi vedremo delle soluzioni inedite, alcune soluzioni riprese da altri team, e tutto ciò non lo vedremo solo con dei render della macchina, ma vedremo anche la monoposto scendere in pista per lo shakedown a Fiorano di 15 km il 13 febbraio e anche con il filming day il 14 febbraio di 200 km. C'è stata anche una riunione venerdì tra il personale della gestione sportiva e Frédéric Vasseur per preparare il team prima della presentazione senza fare proclami esagerati come abbiamo visto invece fare l'anno scorso. Ci ricordiamo tutti le dichiarazioni di Benedetto Vigna. Ma non solo, dobbiamo parlare anche della questione di Christian Horner, ma lo faremo a fine video perché ci sono degli aggiornamenti. Prima di continuare, come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video che escono qui sul canale. Ogni settimana pubblico nuovi contenuti a tema auto e Formula 1 e in questo periodo ci sono anche le live di presentazione e quindi per non perdervi nessun contenuto mi raccomando attivate le notifiche. Ditemi la vostra opinione sulle soluzioni tecniche che vedremo sulla nuova Ferrari. Secondo voi andrà a cambiare le sospensioni, avrà il pull rod all'anteriore e push rod al posteriore? Come vedremo l'undercut delle pance? Vedremo ancora l'S-Duct? Ditemi quale tra le soluzioni che abbiamo visto nelle monoposto presentate finora pensate sia la più efficace. Sono curioso di sapere cosa ne pensate anche sul caso Horner. Ovviamente leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. Cosa ci aspettiamo sulla nuova SF24? Abbiamo visto negli scorsi anni come Haas e Ferrari hanno seguito una linea di sviluppo simile. Certamente il team di Maranello è stato più estremo nelle scelte, ma la base aerodinamica della monoposto non era tanto diversa. Per questo possiamo prendere la Haas del 2024 e vedere cosa potrebbe migliorare Ferrari da quella vettura. Ovviamente ci saranno delle differenze sostanziali, però magari qualcosa di simile ci sarà. Detto questo, il muso della Ferrari 2024 sarà simile a quello della Ferrari 2023. Mentre l'ala anteriore potrebbe cambiare ed evolvere. Abbiamo visto che quella di Haas è cambiata tanto a Las Vegas e Austin e la tendenza in questo 2024 è di vedere l'ala anteriore molto scarica, che accentua l'effetto outwash vicino all'end plate nella parte finale dell'ala, ma al tempo stesso non va a ricercare una curvatura esagerata al centro dell'ala anteriore, nella zona vicino al muso, e sarà fondamentale azzeccare l'ala anteriore per indirizzare i flussi verso la sospensione anteriore e i canali venturi in maniera adeguata, azzeccando quindi un buon concetto aerodinamico della vettura. Ma andiamo a vedere la zona dei canali venturi e delle pance. Sulle sospensioni ne parliamo dopo. Sicuramente vedremo il cono anti-intrusione posizionato sul fondo e non sotto la bocca ai radiatori per riuscire a recuperare spazio sotto la bocca ai radiatori per fare un maggior undercut e quindi un condotto più grande che porti più flussi al posteriore nelle parti laterali del fondo. Sarà importantissimo anche migliorare i canali venturi per evitare di vedere il porpoising che abbiamo ritrovato nel 2023, soprattutto a inizio stagione, che poi fu risolto con una diversa altezza da terra che non permetteva però di generare abbastanza carico aerodinamico, quindi anche questo problema per il 2024 sarà risolto. Non ci sarà il secondo deviatore applicato al T-tray e i deviatori esterni a Ferrari avranno una geometria maggiorata e questa soluzione sarà ripresa da Red Bull, che abbiamo visto che ha utilizzato questi deviatori molto grandi per proteggere la scia che arriva dalle ruote anteriori, in modo da indirizzarle in maniera corretta verso il posteriore della vettura. Ma passiamo all'airbox, che è quella presa d'aria posizionata sopra la testa del pilota e quindi sopra l'alo. Abbiamo visto come sia Haas che Sauber hanno ripreso una soluzione nuova. Anziché utilizzare un airbox triangolare, come invece ha fatto Ferrari finora, hanno scelto una forma diversa, rotonda quella di Haas e squadrata quella di Sauber, per avere più flussi d'aria che arrivano nella zona del cofano motore e ciò permette di raffreddare meglio la power unit. Una strategia interessante che
che poi ha anche passato il crash test del telaio, che vedremo se ritroveremo anche sulla Ferrari SF24. Ormai da un po' di anni che diamo per scontato l'airbox triangolare, anche perché nel 2023 Ferrari non ha mostrato l'esigenza di raffreddare tanto la power unit e ciò magari provoca più resistenza aerodinamica che altro, ma vedremo quale sarà la decisione di Ferrari. Probabilmente confermerà l'airbox triangolare. Passiamo alle sospensioni, ne parleremo anche dopo sul sistema pull rod all'anteriore e push rod al posteriore, ma possiamo dire che Ferrari confermerà sulla SF24 il push rod all'anteriore e pull rod al posteriore. Soluzione ripresa anche da Haas, e invece è una soluzione che non ha ripreso Sauber, che è andata invece nella direzione di Red Bull, con il pull rod all'anteriore e il push rod al posteriore. Ma attenzione, non cambiare il sistema di sospensioni all'anteriore e al posteriore non vuol dire che non verranno applicate delle modifiche. Infatti la scuderia di Maranello ha lavorato tanto per cambiare i cinematismi della sospensione, migliorarne l'efficienza aerodinamica, mantenendo una buona dinamica del veicolo. Per questo motivo ritroveremo un anti-dive marcato all'anteriore e quindi il wishbone, il braccetto della sospensione anteriore superiore, avrà un angolo di inclinazione maggiore con il braccetto inferiore. Questo permetterà di indirizzare meglio i flussi sulla monoposto e quindi migliorare il concetto aerodinamico generale, evitando di generare turbolenze nocive, e in più riusciranno a stabilizzare meglio la sospensione anteriore per avere una guida ancora più precisa in ingresso. Sappiamo anche che sappiamo che Sauber ha una scatola del cambio propria rispetto ad Haas, e per questo Sauber al posteriore ha scelto la sospensione push rod, mentre Haas no, ha seguito il pull rod di Ferrari. Sappiamo anche che il telaio della Ferrari 676, ovvero della SF24, e della Ferrari 677, ovvero quella che vedremo nel 2025, sono entrambi in gallerie del vento. I tecnici di Maranello dovranno lavorare quest'anno in sinergia su entrambi i telai, perché non c'è tempo di sviluppare il telaio 2025, siccome dal 1 gennaio 2025 si inizierà già a parlare di 2026 e quindi della Ferrari 678. L'80% delle risorse del 2025 verranno applicate su questa nuova macchina, e proprio per questo motivo il telaio dell'auto 2024 di Ferrari, ovvero della SF24, deve essere giusto, altrimenti Ferrari rischia di sbagliare il telaio anche per le prossime 2 stagioni, ed è un errore che non può permettersi il team di Maranello, soprattutto in prospettiva nei prossimi anni per provare a lottare per il titolo contro Red Bull. Ma ora torniamo a parlare di sospensioni. Come mai Ferrari non ha scelto il pull rod all'anteriore, che in molti sostengono sia la soluzione migliore per queste auto a effetto suolo? Come abbiamo visto, questa sospensione è utilizzata da Red Bull, McLaren, ora anche da Sauber e Racing Bulls. Insomma, diversi team stanno facendo questa transizione verso questo nuovo schema di sospensioni. Ma ha veramente senso? Funzionerà? Ci sono delle differenze importanti tra pull rod e push rod, ma è importante capire che la differenza tra queste due sospensioni non va a determinare la dinamica complessiva della monoposto, e quindi non è quel tipo di sospensione che va a determinare la performance globale. Infatti non è tanto il tipo di sospensione, ma come viene sviluppato il cinematismo interno, come vengono posizionati i braccetti delle sospensioni e quanta resistenza aerodinamica, quanti vortici negativi generano queste sospensioni. È lì il punto chiave. È importante avere una piattaforma stabile nelle diverse fasi di marcia, sia in ingresso che percorrenza e in uscita di curva. Per questo abbiamo rivisto per esempio sulla sospensione anteriore questi triangoli sovrapposti, mentre nell'era precedente tendevano a essere paralleli per evitare anche di avere delle turbolenze nocive, e quindi avere i braccetti allineati permette di avere meno turbolenze, ed è fondamentale avere un anti-dive marcato, quindi un triangolo con un'inclinazione maggiore, così da evitare di avere vortici nocivi ma hai al tempo stesso un cinematismo molto stabile. Il pull rod lavora in trazione mentre il push rod lavora in compressione, e quindi è un modo diverso di far lavorare la sospensione, ma la responsabilità dei cinematismi interni è affidata al triangolo della sospensione, non tanto al push rod o pull rod. Quindi lo schema tirante offre ovviamente un baricentro più basso, perché vai a posizionare tutti gli elementi della sospensione più in basso rispetto al push rod, ma la scelta tra push rod e pull rod non viene fatta per abbassare il centro di gravità, sebbene incide in minima parte, ma è fatta in base al telaio che si sviluppa e al concetto aerodinamico della monoposto. Un'altra differenza tra pull rod e push rod è che il pull rod ha dei tiranti più piccoli di dimensioni, quindi generano meno resistenza aerodinamica, perché il braccetto lavora tirando la ruota e non comprimendo, e quindi può essere più sottile, offrendo un blocco aerodinamico minore. Ogni braccetto è studiato nel dettaglio per cercare di portare più flussi nei canali venturi. Il wishbone superiore è inclinato per cercare di creare un effetto downwash maggiore con i flussi, e tutto ciò quindi viene studiato per l'aerodinamica del veicolo. Essendo l'aerodinamica la parte importante
parte che va a decidere il tipo di sospensioni da utilizzare, sicuramente lo schema di sospensione pull rod all'anteriore permette di avere dei flussi più puliti, perché ha i braccetti più piccoli, essendo un sistema a tirante e non a compressione, riesce ad avere più spazio vicino al muso della monoposto nella parte superiore. Si vede da questa immagine come lo spazio verde è quello che va poi direttamente verso i canali venturi, la bocca ai radiatori e il fondo della monoposto, e riesce a essere più ordinato e pulito. In più la tendenza è quella di avere questo spazio il più grande possibile, in modo da avere più flussi che arrivano nella zona posteriore e meno turbolenze. Con il push rod è più difficile pulire i flussi d'aria, perché ha dei braccetti più grandi e la parte verde è più esterna e quindi tende ad andare più al di fuori della monoposto o generare turbolenze, anche se le due sospensioni si equivalgono in termini di aree occupate, poi dopo sviluppano dei flussi e delle turbolenze in maniera diversa. Per questo molti team stanno optando di scegliere la sospensione pull rod per avere un vantaggio effettivo aerodinamico, però andando in quella direzione si sacrifica sicuramente gran parte della stagione per riadattare il concetto aerodinamico della vettura. Quindi Ferrari dovrebbe adottare il pull rod? La risposta sulla carta è sì, perché abbiamo visto, ce l'ha dimostrato Red Bull, che è il tipo di sospensione migliore per i flussi d'aria che arrivano al posteriore. Se riesci a azzeccare il meccanismo della sospensione e i cinematismi interni a parità di lavoro, il pull rod ti dà un vantaggio aerodinamico. Però è anche vero che se tu vai su quella scelta vai a sacrificare tanto tempo di lavoro durante la stagione e all'inizio faresti sicuramente più fatica degli altri per poi magari raggiungerli e forse anche superarli. Non è detto che il vantaggio del pull rod sia così ampio, così grande rispetto al push rod, però qualche vantaggio in più te lo dà. E voi per Ferrari scegliereste la sospensione pull rod o push rod? Sono curioso di sapere la vostra opinione. Concludo parlando del caso Horner. Venerdì Horner è stato accompagnato a Londra con i suoi legali e il KC, King's Counsel, che è un consiglio indipendente incaricato da Red Bull Headquarter, per approfondire le accuse fatte al team principal di Red Bull. L'accusa è quella di aver avuto un comportamento intenzionale per utilizzare vari mezzi per infierire, umiliare, intimidire, sfruttare, usare e dominare le sue vittime. Questo è quello che ha scritto anche il ministro degli interni. Ma dobbiamo dire che questa per ora rimane un'accusa. Non siamo giustizialisti, quindi fino a prova contraria per ora Horner è innocente. La decisione poi spetterà a Oliver Mintzlaff, che è il capo dell'area sportiva di Red Bull dopo la morte di Mateschitz, e quindi se sarà dannoso per l'immagine di Red Bull, Mintzlaff potrebbe silurare e quindi licenziare Horner. Altrimenti Christian Horner potrebbe anche ricevere solo un richiamo verbale da Mintzlaff verso una condotta scorretta. Dipenderà anche da quanto sarà grande il caso mediatico e quanto verrà danneggiata l'immagine di Red Bull Racing. Ci ricordiamo la spy story di Ron Dennis, dove a fine stagione fu emarginato dal team, e proprio in questa situazione di instabilità di Red Bull molti tecnici del team di Milton Keynes potrebbero guardare altrove. In questi giorni sta parlando di un arrivo di Washe in Ferrari, sono ancora tutti rumors, però vedremo come si evolverà questa situazione. Non ci sono ancora degli esiti di queste indagini e accuse, però immaginatevi se doveste ritrovarvi tecnici di un team dove il capo è accusato di tutto ciò e c'è una situazione di instabilità generale, beh, sicuramente molte persone potrebbero pensare di andarsene e quindi trovare lavoro in un altro team, magari sempre all'altezza di Red Bull, quindi un top team che gli permetta di avere lo stesso ingaggio in termini monetari, ma possa dargli una stabilità anche sportiva. Tra questi team pensiamo per esempio a Ferrari, Mercedes. È proprio ora, quando Red Bull è in difficoltà, che gli altri team dovrebbero agire per cercare di colmare il gap che c'è con il team al vertice. Quindi concludo dicendo: Ferrari è il momento giusto per prendere dei tecnici da Red Bull, perché vedendo questa instabilità generale anche ai vertici della parte sportiva, molti tecnici potrebbero pensare di andarsene. Fammi sapere nei commenti secondo te come si evolverà il caso Horner, cosa ne pensi della sospensione pull rod all'anteriore, dovrebbe montarla anche Ferrari, e dimmi anche la tua sulla SF24. Come sempre leggo e rispondo a tutti nei commenti. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana pubblico nuovi contenuti a tema auto e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.